Allora, volevo iniziare questo nuovo tutorial perché mio marito mi è venuto in mente, dice perché non fai una cosa per le bottiglie di Natale, eccetera, eccetera. Allora io ho pensato, adesso vi faccio vedere bene, vedete che bellina? Una sciarpetta per la nostra bottiglia, però sinceramente secondo me è adatta anche per una bottiglia di birra, magari quando gioca l'Italia. Che ne pensate? Comunque per il Natale a tavola uno ne fa più di una, di colori diversi, magari una bianca con i bordi rossi, oppure verde, insomma sbizzarritevi voi, non è che vi devo dire a voi cosa dovete fare con i colori, potete farla di tutti i colori. Ho visto che va anche il blu per il Natale, l'oro, insomma, vabbè, fate come vi pare. Allora, iniziamo perché è molto molto semplice. Cosa ci serve? I soliti, alla solita lana di questa che non costa tantissimo, la compro da merceria, l'asinella innamorata e il gomitolo d'oro, o il gomitolo d'oro e l'asinella innamorata, o così, non ricordo. Comunque le trovate, questi ragazzi hanno una merceria, però vendono anche online, sono molto carini, hanno dei prezzi veramente concorrenziali e che dire, questi qui non costano, credo che non arrivano neanche a €1, quindi io non mi ricordo come l'ho pagati, mi sembra 99 centesimi, non vorrei essere dire una cosa per un'altra. E quindi cominciamo con un tutorial. Cosa serve? Dicevo, questa lana già vi ho detto, e poi mi servono questi qui per fare i pompon, però se non ce li avete è uguale, facciamo come dicevano le nonne, con i cerchietti come si dice, di cartone, che poi ci si fa intorno, intorno, intorno per il pompon. Se non volete fare il pompon, fate le frange come una sciarpa normale. Insomma, questo tutorial è veramente una cosa facilissima. Allora, come vedete, io già ho fatto qui questa qui e ho fatto anche un altro pompon, così mo ne faccio insieme a voi un altro. Allora, io sto utilizzando un uncinetto numero 4, inizio con il rosso. Con il rosso faccio qualche catenella, di preciso ne faremo 4, 1, 2, 3 e 4 catenelle, poi ne faccio una per salire e faccio una maglia mezza maglia alta nella seconda catenella, nel secondo, eccolo qui, questa è la mezza maglia alta. Di nuovo nella prossima un'altra mezza maglia alta e ancora nella prossima, e siamo a 4, una, no, la prima, questa qui, la catenella, no, aspettate, perché la catenella non volevo considerarla, ecco, allora, perché altrimenti non viene bene. Allora 1, 2, 3, 4, una sola catenella e facciamo, ecco qui, questo qui è la prima, quindi la catenella non la contiamo come maglia. 1, 2, 3 e l'ultima 4, che però tiriamo solo fuori l'uncinetto, ma non lo chiudiamo. Perché? Perché passiamo al bianco, facciamo questo cambio colore, quindi andiamo qui e chiudiamo tutte le maglie, facciamo una catenella che è quella che non contiamo, giriamo il lavoro e subito nello spazio, questo qui, andiamo a fare una mezza maglia alta, quindi una, 2, 3 e 4. Pure questa non la chiudiamo e andiamo, però tagliamo i fili perché tanto poi dopo ce li sistemiamo, se no ce li portiamo dietro, ecco,
ecco, avete notato le forbici nuove? Vi ricordate quelle che usavo negli altri tutorial? Orrende proprio. Allora, qui andiamo qui e con il verde stessa cosa, quindi chiudiamo, facciamo una catenella solamente, giriamo il lavoro e andiamo subito in questa e facciamo una mezza maglia alta, quindi 1, 2, 3 e 4. Ecco qua. Ok, non chiudiamo anche questo e andiamo a prendere il rosso di nuovo e ecco qui. Adesso ovviamente facciamo una catenella, giriamo il lavoro e di nuovo facciamo 4 mezze maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Ecco qua. Adesso continueremo con il rosso, tagliamo con il verde, poi dopo sistemeremo tutte le codine alla fine. Ecco, che qua, come se ci fossero già le frange, e quindi ci alziamo con una catenella, giriamo il lavoro e andiamo a fare subito nella prima una mezza maglia alta e ancora una mezza maglia alta, ancora una mezza maglia alta e ancora una mezza maglia alta che chiude. Ecco qui quanto dobbiamo lavorare. Io l'ho fatto da, vi faccio vedere quanti centimetri, io l'ho fatto da 33 centimetri di rosso e come vedete è bella lunghetta per poter fare anche il nodino così. Se lo volete fare un po' più corta, che magari così tanto lunga non vi piace, ecco qua, vedete? Ecco, aspettate, ve l'allontano un pochino così vedete meglio. Beh, no, così si avvicina, più di così non si fa. Vabbè, ok, vedete? Carina così, un amore, mi piace. Ok, quindi continuiamo così a lavorare con il rosso. Quando abbiamo fatto questi centimetri che a noi ci piacciono, della lunghezza che ci piace, possiamo rifare questo passaggio qui, ma lo facciamo insieme. Ci vediamo tra un po'. Ed eccoci qua. Allora, volevo, aspettate, allontanare un pochino, solo per farvi vedere meglio. Ecco qui, ho finito. Vedete questa, eccola qua. Ora andrò a cambiare il colore, metterò il verde come abbiamo fatto per l'inizio, quindi sempre facendo, ecco qui, ok, quindi l'ultima maglia non la lavoriamo tutta, ma la lavoriamo con il verde, la chiusura. Facciamo una catenella, giriamo il lavoro e ugualmente facciamo un passaggio con il verde, quindi un giretto con il verde, 2, 3, sempre 4 maglie. Ecco qui anche non chiudiamo e passiamo al bianco. Ecco, facciamo una catenella, giriamo e facciamo un altro giro di bianco, 1, 2, 3 e 4. Cambiamo colore, intanto tagliamo anche questi perché non ci servono, questo e questo. Riprendiamo il rosso che però tagliamo e lo riprendiamo qua. Ecco, facciamo una catenella, giriamo il lavoro e
subito facciamo un giro, 1 2 3 e 4. Ora che abbiamo finito facciamo una catenella e a questo punto abbiamo veramente finito. Ecco qui, dobbiamo solo sistemare le codine. Allora adesso facciamo i pompon. Per chi utilizza questi penso che non ci sia bisogno di altre spiegazioni. Chi invece non è pratico, vi faccio vedere come faceva mia madre, mia nonna, tutti quanti, quando non c'erano queste novità da acquistare su Wish. Non so se c'è sta anche su Amazon. Boh. Allora, praticamente con un cerchio che avete a casa, quindi appoggiate qua una qualsiasi cosa tonda che avete per poter fare questo cerchio così, ecco, e poi facciamo un altro cerchio interno, ritagliamo, è doppio, vedete, è doppio, ritagliamo qui e ritagliamo anche qui, quindi creiamo questo cerchio, ok, qui e qua. Praticamente questo qui, facciamo finta che questo è di cartone, praticamente il cerchio è così, vedete, il cerchietto, quindi bisognerà andare a passare la lana tutto intorno, qui andiamo finché tutta questa parte viene coperta e finché tutta questa parte sia bella spessa. Insomma, chiaramente più è spessa e più viene il pompon carino. Poi quando avete finito la lavorazione è identica, cioè questo è vero che è diviso, ma è solo per fare prima a fare il giro con la lana, mentre qua dobbiamo infilare la lana qui e fare tutto il giro. Quando poi è finito questo, è tutto bello cicciotto, vi troverete in questa maniera qui, perché questo praticamente questo è il davanti e questo è quella parte dietro, no? Ne avete due di cerchi, quindi voi infilerete le forbici proprio qua, taglierete tutto e poi insomma, il procedimento è lo stesso, solo che la cosa che cambia è che qui dovete fare il giro tutto quanto così, mentre qui non è necessario, perché essendo aperto fate solo in questa maniera. Guardate, c'è anche, io ho fatto anche un tutorial di questo, ok, questo così, vedete, tutto qua, niente di trascendentale, si dice così, ecco, quindi io giro così, questo mettiamolo qua, ecco, così, non ci devono rimanere spazi di colore verde, quindi voi fate tutto il giro della cosa di cartone, fate un cartoncino duro, io ho fatto un foglietto per farvi vedere a voi, ma un cartoncino duro, ecco qua, ecco, tutto qui, più è cicciotto e più viene bene il pompon. Allora, le forbici tagliamo, poi prendo pure un pochino di verde, ecco, giusto così per dare due peletti di verde, ecco, e l'ho fatto io, ecco, vedete, proprio due cosettine, niente di che, ecco, qui farò di verde, adesso taglio e di nuovo passerò di qua con il bianco, ecco qui, questo è veramente piccolo, è proprio carino, costano pochissimo, io non mi sembra che questi ho pagati €1, non mi vorrei sbagliare, su Wish
comunque nel mio tutorial credo che lo dico, perché poi è successo un po' di anni fa, non mi ricordo, e su Wish mi sembra, certo poi su Wish costa, è vero che costa 1 euro, poi devi pagare la spesa di spedizione, quindi alla fine ti costa 2-3 euro, però diciamo che per fare i pompon è veramente utile, o su Wish o su AliExpress, adesso uno dei due, che però paghi sempre le commissioni, cioè la spedizione la paghi, non è come Amazon che non si paga. Ok, non si paga per chi ha il Prime ovviamente. Qua tagliamo, prendiamo il rosso, ecco, facciamo pure qualche girino di rosso qua, ecco, così, poca roba, ecco qua, ok, chiudiamo, ecco, aspettate, questo magari lo ripassiamo pure perché, ecco, quest'altra parte, ecco fatto, questo lo tiriamo, questo pure, lo chiudiamo, vedete questi si chiudono così e così, e poi fate finta che questi sono i vostri, il vostro cerchietto che avete già tutto riempito, dovete fare così, mettere all'interno dei due cerchi e tagliare, ecco, magari con le forbici che tagliano, che non sono queste, non tagliano le punte. Adesso vado a prendere la carta vetrata di mio marito, lo sapete come funziona per arrotare le forbici, no? Si prende la carta vetrata, quella fina, che insomma sapete che ogni carta vetrata c'ha, vabbè, ora vado a prendere le altre forbici. La carta vetrata ha varie cose, smerigliature, no? Una fa così, tagli e si arrotano le forbici, molto facile. Ok, vado a prendere le altre forbici e ci rivediamo. Tornata, eccomi qua con queste, guardate che ci vuole solo, faccio una brutta figura. No, queste tagliano, ecco qua. Ovviamente tagliamo anche da quest'altra parte, così, ecco fatto. Quando abbiamo finito di tagliare, senza muovere tanto altrimenti sfuggono, prendiamo quello che vogliamo. Io prendo il rosso perché ho finito qui con il rosso, quindi se no quando vado a cucire poi si vede. Allora questo lo metto proprio al centro, vedete? Questo qua, così, calcolate anche chi ha i cerchietti, poi i dischetti può fare uguale, Allora facciamo un nodino e stringiamo bene, facciamo un altro nodino e stringiamo molto bene, ecco fatto. Questo lo taglierò corto, così come il pompò, così. E poi per chi ha i cerchietti ovviamente li taglierà così, li taglia qua, farà una riga in maniera tale che potrà aprirli in questo modo e toglierli. Ovviamente per ogni pompò deve fare un cerchietto, perché poi se li taglia non ha senso. Adesso andremo a fare un po' da barbiere a questi qua, vediamo un po' se li tagliamo con questa, perché in effetti questo taglia, ma non taglia in punta. Sì, dopo vado in magazzino da mio marito, che lui ha tutte le cose da uomo. Tante volte mi chiedo perché, allora qui da me c'è Bricofer, Bricoman, tutte queste cose da uomo, ma perché non fanno pure qualche cosa per noi donne? Perché non c'è un negozio per noi dove trovare tante cose che ci piacciono? Non ci sono, non c'è, almeno qui da me non c'è, non so da voi. Ok, poi prendiamo
un bel lago, questo lo infilo qui, sempre che ci vedo, perché io non ci vedo. Aspettate, avete pazienza, eccolo. E adesso andrò qui, vedete, proprio al centro, qua al centro, ecco qui. Ovviamente mi diverto adesso a passare qua così, ecco, e anche di qua in questo modo, ecco qua, ecco. Poi nascondiamo tutte le codine e il gioco è fatto. Qui faccio pure un nodino, ma così, ecco, così non sfugge. A posto. Chiaramente con quell'altro pompon ne dobbiamo fare 2, ecco qui. Poi ci divertiamo con le codine. Allora, questo qua lo metterò di qua e verrà fuori magicamente, come fanno in televisione, avete visto, preparano le torte e poi tirano fuori quella già pronta dal forno. Ok, così faccio io. Allora, e poi prendiamo, questo è il fragolino, questo è mio, eccoci qua, e mettiamo così. È talmente carina, si vede? Ma ecco, oh, mi si è staccato tutto il cellulare. Quanto è bellina, ma è un amore, è proprio graziosa, che carina. Sì, mi piace. Allora ragazzi, ci fermiamo con questa fermo immagine, diciamo così, sempre che la mano non mi fa un po' così, e niente, tutto qua, questa cosa piccolissima, semplicissima, facilissima per le nostre bottiglie della tavola di Natale. Ok, vi lascio quindi, grazie per aver visto il mio tutorial fino alla fine, e se vi va lasciate un like, un commento e iscrivetevi soprattutto. Grazie a tutte, ciao ciao.